Ciao, salve a tutti e benvenuti al video della rubrica Uno Pezzo, il video della domenica, del weekend diciamo. Allora, è un video di approfondimento. Io fino a stamattina volevo fare un video su Goldie Roger, il suo potere, e qualcosa che ho in testa da un po' di tempo perché è uscito ed è emerso Dressrosa. Però, visto l'ultimo capitolo così succoso di cose di cui parlare, allora ho detto vabbè dai, lasciamo stare, c'è più tempo, volevo parlare di Kaido. Prima però una precisazione sul capitolo ultimo, io ne avevo parlato su questa pagina Facebook che parecchi mi hanno invitato a fare, l'ho fatta. Era successo che a livello diciamo di traduzione europea il famoso dialogo finale del 793 tra Akainu e Fujitora potrebbe essere stato tradotto in maniera non proprio precisa, soprattutto a livello delle traduzioni venute in Italia, che hanno preso la versione inglese tradotta non perfettamente, ovvero Akainu potrebbe aver detto Fujitora, bello sto Lumakova, Fujitora, non rientrare, anzi finché non mi porti Rufy e Law, le porte, c'è il kanji di porta, le porte della marina per te saranno chiuse. E Fujitora che risponde: perfetto, non volevo sentirmi dire altro. Quindi potrebbe essere un'interpretazione del tipo: ah ok, quindi sbattimi pure fuori dalla marina. E parecchi la stanno vedendo così. O anche potrebbe essere: Fujitora, inizia a prendermi Rufy e Law, poi dopo parliamo. Ok, non volevo sentirmi dire altro, significa che Fujitora sta andando invece a prendere Rufy e Law. E qui poi stanno uscendo fuori teorie strane, siccome Aokiji è entrato nella ciurma di Barba Nera, Fujitora adesso entrerà nella ciurma di Rufy. Cioè sto sentendo robe assurde. La mia opinione rimane sempre quella lì, che Fujitora ha i momenti di blu e i momenti di rosso. L'inchino è stato il blu, adesso andrà verso il rosso. Secondo me sta andando a cacciare, diciamo così, nel senso che andare a fare una battuta di caccia per Rufy e Law. Ma comunque vedremo, questa era una piccola cosa. Io ho contattato un mio amico giapponese che invece ha sciolto il nodo dicendo che non è un problema di interpretazione di noi europei, è un problema del fatto che anche in giapponese non è chiaro. Cioè lui l'ha voluta tradurre in qualcosa che adesso non ricordo bene perché l'ho scritto un po' di qualche ora fa, comunque una roba del tipo: Fujitora, se non porti Rufy e Law, finché non porti Rufy e Law tu sei fuori dalla marina, eccetera. Comunque un'interpretazione, lui stesso ha voluto dire che praticamente è al 50%, cioè non si capisce bene se adesso Fujitora sceglierà di stare da Law e di stare da parte della marina, il che si abbina meglio a quel discorso che avevo detto io del fatto di Fujitora rosso e blu è sempre combattuto, e anche Oda ci scherza molto sopra le sue scelte. Secondo me lui alla fine resterà sempre al centro, comunque tra il rosso e il blu, non prenderà mai una decisione drastica. Allora, il video su Kaido, ma prima resti tra noi, un boom di iscritti pazzesco negli ultimi 24-30 ore. Ma che cacchio è successo? No, ovvio che lo so che è successo che, a parte il mitico TNBT che giustamente rivendica la paternità di questo canale, altri grandi youtuber come Somobuta Dellimello che ha condiviso anche sulla sua pagina eccetera, c'è stato un aiuto da parte di alcuni grandi youtuber appunto nell'aumento di visualizzazioni. Io vi ringrazio tantissimo, ringrazio i nuovi iscritti e ringrazio soprattutto anche i primi iscritti che sono stati loro a darmi un po' di carica, perché io veramente sto canale lo stavo già guidando dopo 2 giorni, perché era nato solo per fare un video di risposte e basta. Comunque, detto questo, grazie mille a tutti. Kaido è un video, questo qui che sto preparando, che avrà a che fare anche su kanji. Io ho già preparato un po' di fogli su cui lavorare. Si parlerà un po' di giapponese, spero di non rompervi le balle, e la mia teoria si basa su questo, che il nome Kaido in realtà è staccato Kai, dal vostro punto di vista Kai, poi c'è la D e O. Cercherò di dimostrare questo, ma a che pro?
Cioè, pure se avesse la D nel nome, e beh, su questo ci pensiamo dopo, ma prima passiamo alla parte che secondo me è un po' più noiosa dei kanji. Noiosa sì, però in fondo dai, può essere anche divertente, spero lo sarà. Vediamo. Dunque, non sono riuscito a trovare un sistema migliore per organizzarmi tra webcamera e tutto il resto. Comunque, noi stiamo parlando di questo tizio qui che è Kaido. Così vedete anche quanto la mia scrittura faccia letteralmente schifo. Allora, in giapponese al momento compare questa roba qui. Non fateci caso, la mia scrittura fa veramente schifo anche in giapponese, figuratevi. E poi c'è questo mostro qui, che significa, questo è K, questa è la I, questo è Do e questo è la U. Ora ditemi voi, a che serve introdurre la U nel nome se poi noi non la scriviamo mai in italiano? Cioè sarebbe bastato anche solo scrivere K-I-Do. Questo è il katakana, che è un alfabeto, cioè non significano nulla questi segni fatti così, sono soltanto proprio lettere, come le lettere dell'alfabeto. Però puntualmente Oda inserisce anche la U, quindi io direi di chiamarlo sempre Kaido e mai Kaido, perché è così. Kaido è un nome che in realtà esiste anche in Giappone, ma lui scrive sempre Kaido, chiamiamolo Kaido che è meglio. Allora, OU, quasi sicuramente, se proprio dovessimo scriverlo, è questo segno qui che significa re. Non a caso sappiamo benissimo Kaizoku Oni Orewanaru, ma la famosa frase di Luffy è Kaizoku Oni, cioè il re dei pirati, Orewa, io, Naru, diventerò. Vabbè, ma non ci interessa questo. Re. Quindi Kai è un re. Ovviamente la mia teoria cercherà in questo momento di dimostrare che questa D con il resto del nome non ci azzecca un cazzo, e non solo. È riuscito Oda a camuffarlo benissimo, perché se vedete questi qui non sono kanji, sono i katakana, se vedete le sillabe, le lettere, lui la D l'ha introdotto in un unico segno insieme alla Do. Quindi si camuffa benissimo questa D qui in mezzo, e in seguito quando il nome verrà scritto in kanji, che magari potrebbe avere il suo significato, cioè un kanji che significa Kai, D, e il kanji di O che significa re. La D, come sappiamo bene, nei nomi si leva, Trafalgar, Waterloo, Monkey, Luffy, la D non c'entra nulla, quindi poi andrebbe letto Kai-O, cioè il re del Kai. Dobbiamo solo capire questo Kai che cosa può significare. Allora, partiamo da un esempio italiano, va bene? Fuoco. Il fuoco da solo, facciamo finta che noi volessimo disegnarlo, così nascono gli ideogrammi, i kanji. Io il fuoco lo disegnerei più o meno così. Oddio, mi è uscita una vagina, non so perché. Vabbè, facciamo finta che sia il fuoco questo comunque, con le fiamme, questo è il meramera no vagin, comunque è il fuoco, vabbè, e questo qui è il simbolo del fuoco. Da solo, in italiano lo chiamiamo fuoco. Se però volessimo scrivere fuoco più mania, ad esempio, non avremmo il fuocomane, ma avremmo il piromane. Cioè, in altre parole, la parola fuoco da sola si legge fuoco. Se invece io la vado ad unire, ad esempio, alla parola mania, si trasforma in piro. Voi dite, perché mi stai raccontando sta cosa che a me non me ne frega un cazzo? Per il semplice fatto che in giapponese può succedere questo fatto qui. Ora vi disegno un kanji che è molto famoso in One Piece, che è praticamente questo mostro qui, più o meno, che si legge Ume e significa, più o meno, voi dovreste adesso immaginare delle onde del mare fatte così, lasciamo stare, comunque è il mare, significa mare, è come il fuoco, no? Da solo si legge mare. Che succede se io piazzo vicino a questo segno, questo kanji, disegno quest'altro qui, che è uno dei miei kanji preferiti perché è uno dei più bellini in assoluto, che è questo. Questa è una piccola croce. Voi dite, che cazzo è sto coso? In realtà ve lo faccio un po' più grande, perché voglio anche farvi capire come nascono i kanji, no? Ecco, più o meno è una roba così. Voi dite, beh, che cosa può rappresentare questo kanji? Allora fate finta
Io così utilizzo questo sistema per memorizzarli. Fate finta che qui ci sia una testa, una mano, questa sia tipo un piede di porco o un attrezzo per, ovviamente questi qui sono i piedi, questa qui è l'altra mano, fate finta che questa qui tipo, ripeto, un piede di porco o qualcosa, e questo sia una cassaforte. Cosa sta facendo quest'uomo con il piede di porco nella cassaforte? Cosa sta facendo? Praticamente la sta cercando di scassinare, quindi potremmo chiamare quest'uomo ladro. Cosa succede? Se unisco mare con ladro, ottengo due kanji ovviamente separati. Io già faccio schifo a disegnare i kanji, figuriamoci storto che mi esce fuori. Comunque questo più il piccolino di qua, già l'ho sbagliato tutto, comunque vabbè. Se unisco questi due kanji insieme, questo più questo, il kanji di ladro si legge zoku, significa ladro in giapponese. Io dovrei leggere umezoku, giusto? Umezoku, e invece no, perché proprio come succede per il fuoco, quando una parola giapponese si unisce ad un'altra, automaticamente non è più fuocomania, ad esempio, o fuocofobo, ma diventa piro. Ume si trasforma in kai, che significa mare. Kaizoku, ladro del mare, kaizoku. Allo stesso modo, se io anziché mettere ladro metto un altro kanji che è questo, scusate un attimo, devo farlo per forza di così perché non ci riesco, mamma mia è venuta una schifezza, sarebbero 3 linee, comunque si legge gun e sarebbe l'esercito. Io qui mi immagino più o meno 2 file di soldati più una fila centrale di cavalleria, eccetera, c'è comunque un esercito, gun. Io non leggo, questo qui non leggo ume gun, ma leggo kai gun. Quindi quando, come piro, no? Quando ume si unisce a altre parole non si legge più ume, si legge kai, ma significa sempre mare. Kai gun significa esercito del mare. Che cos'è l'esercito del mare? Ovviamente la marina. Quindi abbiamo Kaizoku, ladro del mare, Kai gun, esercito del mare, pirati e marina. E il kanji in questione, qui è venuto un po' meglio, quindi questo qui è Kai. Cioè si può leggere ume da solo, ma quando è unito a un'altra parola, io ovviamente a quale parola mi sto riferendo? Mi sto riferendo a questa. Vediamo se riesco a farla bene. Kai O. Io credo che il suo nome sia Kai di Ou, cioè mare re, re del mare. Potrebbe essere, secondo me, la più accreditata delle possibilità. Ce n'è anche un'altra molto carina, se non fosse Kai, molto più veloce, c'è questo segno qui, questo kanji qui, che questo qui, che più o meno rappresenterebbe una casetta con un qualcosa di quadrato, non so che cazzo sia, comunque significa mondo o regno, regno inteso anche come categoria, quindi per dire categoria di animali, categoria gamma, no? Una serie, una famiglia, inteso come la famiglia dei felini, quindi potrebbe essere anche Kai di Ou, inteso come il re del suo regno, il re della sua famiglia, il re della sua specie. Entrambi i kanji sarebbero molto interessanti uniti a Ou che è re. Ripeto, è Ou. O-U. Infatti, riprendiamo il discorso di prima, O-U, c'è sempre la U. Lui non lo chiama mai Kaido, lo chiama sempre Kaido-U. Quindi sicuramente dopo la D c'è O-U e non solo la O. Motivo in più che avvalorerebbe questa tesi che lui è un O-U, cioè un re. Bisogna capire se è re del mare o re del suo regno, eccetera. E soprattutto, tutta questa mia teoria servirebbe per cancellare dal suo nome la D, nel senso che io, vedete, sto cercando di fare tutte teorie con OU e che cosa significherebbe OU, che cosa significherebbe escludere la D? Significherebbe escluderla dal senso del nome, però poi avrebbe tutto un suo significato, un suo grandissimo valore per il mondo onepisiano. Finita la parte sui kanji. Parecchi di voi avranno 2 balle così che se le staranno proprio portando sulle spalle, però vabbè dai, ci voleva un po' di cosa così. E One Piece è giapponese, se non vi piace il giapponese guardatevi Marvel e i comics americani, che volete. Ci sta anche un po' di questo, ci vuole. Dunque, tutto ciò a che pro? Quindi, aspetto, carattere, potere.
io direi che sul potere di Kaido l'unica cosa che si potrebbe dedurre dal discorso di Kai-Oh che lui è re del Kai, re del mare. I re del mare in One Piece sono queste grandi bestie. Kaido è un re del mare? Boh, o anche, ne propongo un'altra. Kaido è talmente forte da essere in grado a mani nude di far fuori un re del mare? Tipo Orione, il guerriero leggendario che, chi vi ricordate la saga di Asgard dei Cavalieri dello Zodiaco, che sconfisse un drago, quindi Orione è diventato sinonimo di drago, ad esempio. Kaido riesce a sconfiggere il re del mare con le sole forza bruta, quindi è potentissimo. Questo è tutto ciò che può emergere sul potere riguardo a quelle cose sui kanji che vi ho detto prima. Io onestamente sul potere di Kaido crederei a tutto, anche che sia lui quell'ombra gigantesca che si è vista, ma solo come uno degli aspetti che può avere Kaido. Alcuni dicono che le 100 bestie non sono altro che le 100 forme che può avere Kaido, chissà. Io ripeto, sul potere crederei a tutto perché non si sa nulla, si tende ovviamente a credere sia uno Zoan, ma non si sa, questo è veramente difficile fare una teoria. Partiamo invece da un'altra cosa che secondo me è molto più divertente, l'aspetto. Allora, per quanto riguarda l'aspetto, io tirerei in ballo una cosina detta nell'ultimo capitolo, quel sottoposto, quello lì con gli occhialini da sole che sembrava un po' Doflamingo per certi aspetti, il che mi fa anche pensare che tutta quella mafia giapponese, quella sorta di Yakuza con a capo Kaido e come secondo il Wakagashira, cioè Doflamingo. Waka è il nome che di solito nella mafia giapponese ha il secondo in gradatore, diciamo. Forse hanno tutti questa moda con gli occhialini, chissà. Comunque, quel sottoposto lo ha chiamato Kaido-sama, ci ha messo il Sama, che in giapponese ovviamente sarebbe normale anche, però visto che sono così educati questi sottoposti di Kaido, ma sono bestie? Cioè, alcuni pensano che Kaido viva in una grande giungla dove ci sono tutte bestie, quindi io potrei farvi un'imitazione che più o meno la giungla appare come tutte bestie. E Kaido che è la bestia suprema, quindi più o meno hanno questa immagine. Allora, il fatto che un sottoposto lo chiami Kaido-sama è educato e lo rispetta. In più, a questo punto io devo buttare per forza una cosa che avevo detto in un vecchio video: Kaido potrebbe somigliare a Napoleone Bonaparte. Perché? Il personaggio chiave è Trafalgar di Waterloo, uno che ha nel nome Trafalgar e Waterloo, le due grandi sconfitte napoleoniche. Quindi la sconfitta di Kaido potrebbe avvenire in due momenti. Trafalgar, una battaglia avvenuta in Spagna quando Napoleone non era presente, e quindi sarebbe Dressrosa. E la seconda fase, la sconfitta definitiva a Waterloo, una battaglia avvenuta in Belgio in una grande distesa di terra dove Napoleone combatteva in ciò che gli piaceva di più, non una battaglia navale come Trafalgar, ma una battaglia fatta a terra dalla fanteria. E lui era anche favorito. Quindi sarà molto più dura la battaglia di Kaido rispetto a quella di Dressrosa, questo è poco ma sicuro, non c'è bisogno, devo dirlo io, Kaido è sul campo, quindi solo questo fa capire che è più difficile, ma quindi questo Law è il personaggio chiave che sta accompagnando Rufy verso la sua prima vittoria contro un imperatore. Due fasi: Trafalgar, Waterloo, Dressrosa, isola di Kano a quanto pare. Dunque, se Dressrosa è così spagnoleggiante perché è la prima fase, quindi ispirata a Trafalgar che fu in Spagna, Kaido, se davvero è Napoleone, potrebbe avere, e per questo io nel mio video ho messo una miniatura, la fotografia iniziale del video, di questo video qui, con un'immagine che l'hanno un po' elaborata, a me è piaciuta molto, Kaido che sembra avere dei capelli quasi che sembrano una parrucca da boccoli, quelle lì delle parrucche settecentesche, ottocentesche. Chissà che Kaido come apparenza non sia veramente una specie di Napoleone, cioè un'altra cosa che vi domando, quell'immagine che si vede un po' nella penombra di Kaido, ma secondo voi vi dà l'immagine di una persona alta, snella, o di un tizio un po' bassino e grosso? Napoleone era abbastanza cicciottello, un po' grosso di statura, con la mano sulla pancia. Attenzione, io penso questo: i francesi
noi li odiamo i nostri cugini transalpini, però sono un popolo che, così come gli spagnoli, no, tutti che fa il flamenco eccetera, i francesi hanno sempre questa nonchalance, questa educazione, questa eleganza che è tutta apparenza, però ce l'hanno questa eleganza, hanno la nonchalance, una parola che solo loro possono capire che è, perché solo loro ce l'hanno la nonchalance, un po' come a Napoli a cazzim, una parola che solo i napoletani sanno che cos'è, e gli altri possono intuirla, ecco, più o meno una roba del genere, quindi i francesi sono un po' così. Kaido chissà che non abbia tutti si stanno immaginando un Kaido, invece chissà che non abbia un'apparenza da galantuomo con tanto di parroccone del settecentesco, ottocentesco, buongiorno, vive in una sorta di Reggio di Versailles, dopodiché, proprio come i francesi che hanno due facce, no? Magari si trasforma poi in una bestia, quindi ripeto, sul potere io posso credere a tutto, anche una bestia gigante, però come apparenza, come sarà più o meno strutturata la sua, anche il suo grande esercito, perché proprio come Napoleone lui aveva la grande armata, la Grande Armée, era qualcosa di mostruosa, perfettamente divisa in battaglioni, divisioni, poi c'erano la cavalleria pesante, cavalleria leggera, cavalleria media, i dragoni, poi c'era l'artiglieria, perché Napoleone nacque come ufficiale d'artiglieria, quindi tutti schieramenti precisi, l'esercito diviso in vari, una roba pazzesca. Chissà che Kaido non abbia anche lui un grande esercito preciso e strutturato, e poi Napoleone aveva la vecchia guardia, i suoi più fedeli, quindi Kaido delle 100 bestie, in più quest'altro esercito di Zoan fatti con gli Smile, eccetera. Quindi un esercito gigante con i suoi prediletti, altri qualcosa di pazzesco, un imperatore quasi impossibile da sconfiggere, però come apparenza iniziale chissà che non sia un po' francese. Ma voi sapete quell'intervista in cui Oda ha detto che le guerre che lui ha in testa e che ci saranno in seguito saranno una roba pazzesca rispetto a Marineford, cioè saranno in futuro delle guerre mostruose, e per questo sto parlando di sto grande esercito. E concludo sul discorso sempre della D. Che succede se Kaido dovesse avere la D nel nome? Innanzitutto il collegamento a Doflamingo. Prima domanda, ma i due lo sapevano? Cioè Doflamingo sapeva che Kaido aveva la D? Kaido sapeva che Doflamingo era un dragone celeste? Già qui, primo quesito. Adesso Doflamingo è arrestato, si saprà tutto di lui, anche che è un ex dragone celeste come famiglia, e Kaido potrebbe dire: oh cazzo, ho tenuto nella mia squadra un ex dragone celeste, un motivo in più per ucciderlo ad esempio. O Doflamingo forse sapeva di Kaido, di Kaido ad esempio, però era troppo forte per lui e l'unico modo per non affrontarlo era lavorare per lui, nascondendo la sua identità di dragone celeste, con la speranza in seguito di fregarlo. Chissà, sono tante ipotesi che vanno a nascere, ma la più bizzarra è questa. E se i nostri due eroi, Rufy e Law, che hanno entrambi la D, conoscendo Kaido, invece di farsi la guerra, cioè parecchi dicono, stanno girando voce, Big Mom potrebbe diventare un'alleata, perché Laura, la figlia, forse così. E se diventasse Kaido l'alleato? Quanta roba, quanti ingredienti. Adesso io butto tutti questi ingredienti nel recipiente, voi miscelate, fate le vostre torte, le vostre teorie, dopodiché ci pensiamo su. Questo è quanto io potevo pensare al momento su Kaido, questo personaggio che mi piace sempre di più, mi stuzzica, e non so che dire, vi saluto con il Kaido che immagino io, o quel Kaido che immaginano molti. Fatto sta, alla prossima.